Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nell'episodio di oggi vi racconterò del settore dell'automobile Made in Italy. Vi parlerò del suo valore, della sua storia, dei suoi elementi caratterizzanti e di ciò che rappresenta a livello nazionale ed internazionale. Siete pronti? Iniziamo! Come immagino saprete, il Made in Italy si caratterizza per operare in 4 settori merceologici definiti come le 4 A. Abbigliamento, che comprende anche tessile ed accessori, arredamento e design, agroalimentare, automobili. Perciò, prima di andare avanti, vi consiglio di ascoltare i podcast precedenti in cui vi parlo della moda, del design e del settore agroalimentare Made in Italy. Potrete trovarli nella playlist podcast oppure cliccando sui link in descrizione. Dunque, l'industria automobilistica italiana ha origini molto antiche rispetto a quella di molti altri paesi europei. Le prime aziende produttrici comparvero già negli ultimi anni del XIX secolo ed erano principalmente aziende a conduzione familiare, che avevano una piccola produzione di auto costruite artigianalmente sulla base dei propri progetti e brevetti. In Italia ci vorrà circa un ventennio prima di vedere una produzione realizzata in serie, ma a Torino alcuni degli imprenditori più lungimiranti, e tra questi la famiglia Agnelli, una delle famiglie più prestigiose della città, stavano già iniziando la loro produzione industriale di auto nella loro fabbrica italiana Automobile Torino, nota anche come Fiat. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Ford aveva iniziato ad avviare la costruzione in serie di autoveicoli attraverso la catena di montaggio, un'idea che rivoluzionò completamente tutti i settori industriali coinvolti. L'industria automobilistica italiana continuò il suo processo evolutivo durante i primi anni del Novecento, fino ad arrivare allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, durante la quale molte aziende produttrici di automobili convertirono la loro produzione per sostenere i gravosi costi della belligeranza italiana. La guerra quindi modificò l'evoluzione di molte aziende che si ritrovarono in difficoltà alla fine del conflitto e molte piccole aziende esistenti in Italia prima della guerra scomparvero o vennero assorbite da Fiat, come nel caso della piccola azienda Ceriano, che tra l'altro ospitò fra i suoi più abili meccanici Vincenzo Lancia, il futuro cofondatore della casa automobilistica Lancia. L'industria dell'auto italiana fu dunque dominata da un unico grande produttore, circondato da molte piccole aziende, che iniziavano e concludevano il loro ciclo di vita nel giro di pochi decenni. L'economia post-bellica fu caratterizzata da gravi deficit di bilancio dovuti agli enormi costi della guerra. Iniziarono ad insorgere movimenti popolari sull'onda della rivoluzione russa e cominciarono grandi proteste da parte dei sindacati per ottenere condizioni migliori a livello lavorativo ed economico. Tutti questi problemi non scalfirono l'industria automobilistica che, anche se subì degli arresti a livello evoluzionistico, resistette però ai vari problemi socio-economici del paese, riuscendo poi a continuare la sua grande crescita. Il periodo fascista che portò alla Seconda Guerra Mondiale fu un periodo florido per l'industria dell'auto italiana e ciò fu dovuto al fatto che il governo totalitario capì l'importanza dei veicoli motorizzati e sostenne l'iniziativa di costruire opere pubbliche per la viabilità. In questo periodo vi furono pochi autoveicoli in circolazione in Italia, circa 80.000, ma Fiat si stava preparando alla produzione in serie. Il problema delle aziende produttrici di auto era che la loro produzione era troppo costosa per poterle vendere ad un prezzo accessibile alla maggior parte dei cittadini italiani. Quindi rimase un prodotto accessibile solo a pochi consumatori abbienti
o ad aziende che necessitavano di un veicolo motorizzato per il trasporto dei loro prodotti. L'industria automobilistica italiana, viste le gravi difficoltà economiche del paese e l'enorme diminuzione delle nuove immatricolazioni, rispose alla crisi mondiale puntando alla costruzione di modelli di auto accessibili a tutti. Nacque così la Fiat Balilla, che fu la capostipite di modelli a basso costo accessibili alla maggioranza della classe media italiana. La storia ci racconta che già nei primi decenni del Novecento la Fiat divenne una tra le più importanti case automobilistiche, soltanto terza al mondo dopo Ford e General Motors. L'industria italiana delle auto risultò essere sempre più conosciuta e vide un grande periodo di espansione guidata dall'eccellenza del design e delle auto sportive made in Italy. Infatti, già dalla fine degli anni 40 iniziarono a entrare nel mercato italiano e mondiale auto ancora oggi simbolo di eccellenza sportiva e Fiat infatti legò il suo nome proprio ad una di loro, la Ferrari. Quest'ultima, nata a Maranello nel 1947, nella provincia di Modena, dalla volontà e lungimiranza dell'ingegnere Enzo Ferrari, che aveva già in mente di vincere la tanto ambita Formula 1. Nacque così la prima auto sportiva italiana e da lì a poco ebbe inizio anche la produzione di auto sportive su strada. 16 anni più tardi, invece, vide la luce un'altra eccellenza italiana del settore, riconosciuta a livello mondiale, la Lamborghini, che fu fondata a Sant'Agata Bolognese nel 1963. Un aneddoto racconta che vi fu un diverbio fra Ferruccio Lamborghini, noto imprenditore italiano specializzato nel settore dei trattori, ed Enzo Ferrari. Pare infatti che il noto imprenditore di Renazzo, estimatore del cavallino rampante, avesse acquistato una Ferrari con un difetto alla frizione e ciò lo spinse a contattare Enzo Ferrari per metterlo al corrente del malfunzionamento e per consigliarlo nella risoluzione del problema. Sembra proprio che da qui ne nacque una discussione in cui Ferrari avrebbe ammonito Lamborghini dicendogli che era solo capace di guidare trattori e non di guidare le Ferrari. Fu questa forse la scintilla che convinse Lamborghini a fondare una sua propria casa automobilistica sportiva. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale costrinse le case automobilistiche italiane a convertire la loro produzione a fini bellici, come avvenne durante la Prima Guerra Mondiale, ma l'evoluzione tecnica raggiunta in questo periodo permise l'utilizzo dei veicoli motorizzati da inviare al fronte o per il trasporto di truppe, armamenti e viveri. Questo diede la possibilità, soprattutto alle imprese affermate nel settore automobilistico, ma anche a piccole aziende come la Ansaldo, di effettuare enormi passi in avanti in termini di avanguardia tecnologica, grazie alle richieste dell'esercito italiano e alla concorrenza degli altri eserciti impegnati nel conflitto. La guerra quindi permise al settore industriale automobilistico italiano di studiare le tecnologie applicate da altre aziende straniere ai propri mezzi utilizzati durante il conflitto, per poi poterle applicare ai vari progetti che molte case automobilistiche dell'epoca proposero al Regio Esercito Italiano, come la sopracitata Ansaldo, che fu impegnata nella produzione di carri armati, camion, motori nautici ed aerei, sempre per il Regio Esercito Italiano. Il periodo del secondo conflitto mondiale vide i produttori di autoveicoli molto impegnati nel loro settore e nel settore bellico, e ciò rese possibile la loro stabilità durante gli anni di guerra. Ma il periodo post-bellico non risparmiò il fallimento di aziende che per impossibilità economiche non riuscirono a riconvertire la loro produzione. Tale fatto non impedì però all'industria dell'auto negli anni del dopoguerra di imporsi come settore trainante dell'economia del paese. Gli anni del dopoguerra infatti furono caratterizzati dalla ricostruzione del paese uscito in disfatta dal conflitto e da un'occupazione massiccia da parte della Germania al nord e degli Stati Uniti nel centro-sud.
L'economia del paese era quindi sconvolta dall'enorme bisogno di denaro per dare un nuovo impulso all'industrializzazione e in questo fu aiutata dal piano Marshall, che consisteva in un grande aiuto monetario da parte degli Stati Uniti verso quei paesi deteriorati dalla guerra e considerati strategicamente importanti dal punto di vista economico degli scambi commerciali e dal punto di vista bellico in uno scenario di tensione fra le due maggiori potenze mondiali, quali USA e URSS. L'aiuto ricevuto e la grande forza di volontà del paese permise negli anni 50 di entrare verso un periodo florido per l'economia, un periodo di aumento vertiginoso dei consumi, con un conseguente miglioramento della vita. Furono gli anni del miracolo economico, durante i quali il settore industriale dell'auto divenne la colonna portante dell'industria italiana, grazie appunto al migliorato stile di vita dei cittadini che poterono permettersi un'auto, strumento quest'ultima non solo per spostarsi più rapidamente, ma anche status symbol rappresentante del cambiamento sociale in atto. Il governo negli anni 50-60 incentivò la costruzione di infrastrutture per collegare l'Italia sempre più motorizzata e nacquero le prime autostrade di nuova concezione, dopo quelle costruite durante il fascismo, come la Milano-Napoli, nota anche come Autostrada del Sole. Le imprese industriali produttrici di auto lanciarono sul mercato sempre più utilitarie, come la 500 e la 600 dell'azienda torinese Fiat, che divennero poi il simbolo del miracolo economico italiano. La 500, 8 Polino, fu la prima utilitaria chiesta espressamente all'avvocato Gianni Agnelli da Benito Mussolini, che intendeva rendere ogni italiano proprietario di una macchina. Quel prodotto commerciale destinato all'uso militare, lavorativo e ad un pubblico ristretto divenne un prodotto che tutti poterono utilizzare ogni giorno per ogni tipo di attività. L'industria automobilistica italiana dunque durante gli anni floridi del boom economico divenne un settore estremamente importante per l'economia del paese, ma non solo. Questo settore industriale portò il nome dell'Italia nel mondo, tramite piccole aziende specializzate nella creazione di speciali carrozzerie applicate ai prodotti dei grandi marchi mondiali, che grazie all'enorme sviluppo del mercato mondiale dell'auto aiutarono l'industria italiana ad esportare sia i prodotti delle marche nostrane, sia l'eccellenza del design italiano, tenendo alto l'orgoglio e il nome dell'intera industria italiana. Gli anni che vanno dal termine del boom economico fino ai giorni nostri hanno visto l'industria dell'auto evolversi costantemente ed avere un impatto sociale estremamente importante sul piano dei trasporti, dello sport e della tecnologia. L'auto ha permesso agli italiani di spostarsi in modo sempre più veloce, comodo e sicuro, e ha permesso agli italiani di rendersi orgogliosi della propria industria automobilistica, grazie a successi sportivi nelle più svariate discipline automobilistiche, dai rally alla Formula 1. Nell'ambito economico, negli anni seguenti l'aumento dei consumi, l'industria dell'auto rimase stabile al vertice dell'industria italiana e mantenne per anni il ruolo di colonna portante dell'economia, anche se oggigiorno vi sono altri settori industriali capaci di concorrere con la forte espansione del settore automobilistico e la grande concorrenza dei produttori tedeschi e giapponesi ha portato l'industria dell'auto italiana a stabilizzarsi nel mercato, dovendo poi ricorrere anche ad aiuti statali nei periodi di crisi recenti di mercato. Quest'ultimo fatto esprime l'importanza dell'industria automobilistica in Italia, sia sotto il punto di vista economico, ma anche e soprattutto da un punto di vista sociale di orgoglio nazionale. Dunque, l'ultima tappa del nostro viaggio attraverso la storia del Made in Italy si conclude qui. Spero che questa breve serie di podcast sia stata piacevole e che vi abbia regalato uno spunto di riflessione e ricerca. È stato un piacere per me essere la vostra compagna di viaggio e di potervi raccontare qualcosa sulla storia dell'imprenditoria italiana e del successo che ha ancora oggi nel mondo. Come sempre vi ringrazio per avermi ascoltata e non dimenticate di seguirmi nelle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ci vediamo nei commenti qui sotto. Ciao!